Viaggiare con un budget limitato richiede un po' di programmazione e flessibilità, ma è assolutamente possibile. Ecco alcuni consigli che utilizzo nei miei viaggi e che sento di darti per risparmiare soldi nei tuoi viaggi. Prenotazioni anticipate. Se prenoti con largo anticipo voli, hotel, alloggi, puoi avere veramente dei notevoli sconti. Infatti molte compagnie aeree e catene di hotel fanno proprio delle scontistiche per chi prenota con largo anticipo. Puoi utilizzare siti come Booking oppure Poracci in Viaggio, e non so se lo conosci questo, e ti offrono veramente dei pacchetti di volo e alloggio a prezzi molto convenienti. A volte prenotare direttamente nel sito dell'hotel, come ho fatto nel video 24 ore a Torino, oppure nel sito dei mezzi di trasporto senza utilizzare un terze parti, ti può far risparmiare. Ovviamente approfitta delle offerte last minute, quindi tieni sempre sotto controllo i vari siti, i vari portali tipo Skyscanner. Considera anche la possibilità di viaggiare di notte. Treni, autobus e voli di solito sono molto economici e ti fanno risparmiare anche una notte di alloggio. Voli low cost. Utilizza compagnie aeree low cost, quindi cerca nei siti come Skyscanner, Google Flights o Kayak. E se voli verso aeroporti secondari, le tariffe saranno più basse. Quindi monitora costantemente le offerte dei voli e degli alloggi. Magari iscriviti alle loro newsletter, così ti arriva tutto nella mail. Scegli mete con un costo della vita basso. Alcune destinazioni sono più economiche di altre, ad esempio la capitale albanese Tirana, che ho visitato di recente. Se sceglierai anche questi paesi, probabilmente la tua valuta sarà più forte della moneta locale, quindi avrai anche un potere d'acquisto maggiore. E ricordati di viaggiare leggero. Se viaggi in aereo e vuoi evitare costi extra, portati solamente il bagaglio a mano piccolo, 40x20x25 cm. In passato ci ho fatto anche un video, perché le compagnie aeree hanno dei costi spropositati. Per un bagaglio in più da 10 kg ti chiedono 100 euro più del costo del biglietto. Incredibile. Viaggia fuori stagione. Evita le stagioni di alta affluenza turistica tipo l'estate, le vacanze natalizie, ma spostati nei periodi di bassa stagione con prezzi più bassi. Esplora mete meno conosciute dove il costo della vita e delle attività è inferiore. Scegli alloggi economici. Alternativa agli hotel, quindi ostelli, Airbnb oppure anche campeggi. E se hai un'auto abbastanza spaziosa oppure un piccolo furgone e devi stare via 2-3 giorni, considera anche la possibilità di crearti una mini campierizzazione dove ci puoi dormire dentro. Mentre se ami la natura selvaggia, vai in tenda in campeggio. Trasporti pubblici. Se possibile utilizza sempre i trasporti pubblici, quindi evita taxi oppure auto a noleggio. Praticamente tutte le città danno la possibilità di acquistare abbonamenti economici, giornalieri, settimanali per spostarsi in bus oppure in metro. Se no, in alternativa puoi utilizzare anche Uber oppure BlaBlaCar per condividere passaggi in auto. E se le distanze lo permettono, spostatevi a piedi oppure in bicicletta. È un modo ecologico e gratuito per scoprire le città. Ora parliamo di un punto fondamentale per chiunque: il cibo. Il timing è anche quello giusto, perché è mezzodì, quindi cibo economico e dove trovarlo. I consigli che mi sento di darti sono: se viaggi in aereo, intanto portati già qualcosa da mangiare da casa, panino, una schiscetta, dove ti copri 1-2 pasti per risparmiare soldi all'aeroporto. L'acqua ovviamente la dovrai buttare, quindi per forza di cose dovrai acquistarti la tua classica bottiglietta d'acqua naturale una volta superati i controlli. A questo punto, arrivato o arrivata nel paese da visitare, per mangiare cibo economico dovrai andare sullo street food, cibo di strada, localini, baracchini, possibilmente qualcosa di tipico, anche perché se viaggi e visiti un paese nuovo vuoi anche assaggiare qualcosa di nuovo. E dopodiché, se il tuo alloggio comprende anche un forno microonde oppure una piccola cucina, puoi anche cucinarti qualcosa, ad esempio la mattina prima di uscire. Mentre se si tratta di un B&B, ricordati di fare una colazione molto potente che ti copra anche fino al pomeriggio presto. Io di solito faccio così: colazione abbondantissima, ma proprio colazione, pranzo e merenda tutto dentro, in modo tale che riesca ad andare avanti il più possibile. Evita come la peste i ristoranti turistici, le classiche trappole per il turista, e ricordati anche di portare una borraccia riutilizzabile, perché molte città offrono la possibilità di fontanelle di acqua potabile dove puoi ricaricare la tua borraccia senza acquistare ogni volta delle bottiglie di plastica, quindi salvaguardi anche l'ambiente. Ma che farò in questo nuovo paese che andrò a visitare? Oltre a camminare nelle vie principali, vedere le piazze, i monumenti, le attività gratuite. Cerca attrazioni gratuite come musei. Molti offrono ingressi gratuiti in determinati periodi dell'anno, oppure escursioni a piedi, tour della città guidati gratuiti. Ad Alicante in Spagna c'era questa possibilità di prenotare questi tour a piedi nella città local che ti davano la possibilità di conoscere appunto questo nuovo luogo gratuitamente, senza alcun costo. Oppure acquista biglietti in anticipo. Questa è una costante: il fatto di acquistare in anticipo ti permette la maggior parte delle volte di risparmiare su entrate ai musei o qualsiasi tipo di attrazione. Oppure l'acquisto di biglietti combinati. Quando siamo stati a Tirana in Albania abbiamo acquistato un pacchetto di 2 ingressi in 2 musei differenti che ci ha fatto risparmiare. E se sei un programmatore compulsivo, puoi pianificare il tuo viaggio in coincidenza di eventi culturali, sportivi, a basso costo oppure addirittura gratuiti, in modo tale di essere presente lì in quelle date. Internet, fedele compagno di viaggio e irrinunciabile. Se viaggerai in un paese dell'Unione Europea non ci saranno problemi, perché utilizzerai tranquillamente la tua promozione con qualche limitazione.
Ma se andrai all'estero e non vorrei proprio spendere nessun soldo, dovrei utilizzare i wifi dell'hotel, dei bar, dei caffè, mentre se di internet non potrai farne a meno, come penso, o comprerai una SIM in un servizio online prima di partire, oppure la prenderai direttamente in loco e anche lì troverai varie promozioni con varie tariffe. E se non viaggerai da solo o da sola e vorrai risparmiare qualcosina, ti consiglio di prendere una SIM in due, dividere i costi e potrete utilizzare lo stesso internet in due, uno con l'hotspot e l'altro con la SIM proprio nel cellulare. Impara un po' la lingua locale, frasi base che ti permetteranno di interagire un po' con le persone del luogo e anche di contrattare, negoziare per non farti fregare ma portarti a casa il prezzo migliore magari per un pacchetto di servizi che possono essere magari discoteche oppure delle attività come in mongolfiera, in quad o in cammello, qualsiasi cosa essa sia paesi arabi ma qualsiasi paese nel mondo, perché il mondo funziona tutto allo stesso modo alla fine. Bene, arrivo in una città con una moneta diversa dall'euro. Come faccio a pagare? Utilizza una carta di credito che non abbia commissioni per le transazioni estere, ma ciò che ti consiglio è di utilizzare sempre la moneta locale, quindi cambia i tuoi soldini appena arriverai nel paese da visitare. A questo punto fatti un rapido conto, una stima di quanto ti potrebbe servire per tot giorni che starai lì, troverai sicuramente diversi exchange con diversi tassi di cambio e cerca quello più conveniente. Condividi le spese di viaggio. Viaggiare in gruppo sicuramente è un modo molto economico per viaggiare, riducendo i costi dei trasporti e degli alloggi, divisi per tot persone abbassano i costi individuali. Queste sono le strategie che utilizzo quando devo programmare un viaggio e spero che questi miei consigli ti siano stati utili anche per programmare i tuoi viaggi, i tuoi futuri viaggi. Se questo video ti è piaciuto o i video precedenti che hai visto nel mio canale ti sono piaciuti, ti chiedo per te un gesto gratuito, ma per me è veramente molto importante. È quello di iscriverti al canale, anche perché il 99% di voi che guardate i miei video non siete iscritti al canale, solamente l'1% è iscritto. E mi farebbe capire che il lavoro che sto facendo qui su YouTube è utile anche per voi. Inoltre, supportandomi, iscrivendoti al canale, mi aiuteresti anche a raggiungere il mio prossimo obiettivo, quello dei 1000 iscritti. Siamo veramente molto vicini e non manca molto. Condividi questo video con qualche tuo amico che quando viaggia spende un po' troppi soldi e magari potrebbe fare anche qualche viaggio in più con qualche accortezza riducendo vari costi. Detto ciò, ci vediamo in un prossimo video, spero in giro da qualche parte in Europa, nel mondo. Speriamo, dai. Ciao da Jack.